Sì, salve, questo è l'LG G8X. Vi faccio vedere capamente alcune caratteristiche nelle impostazioni. Qui vedete, se abbassa il menu a tendina, vedete ci sono tutte le varie scorciatoie per accedere al wifi, Bluetooth, suono, non disturbare. Vedete, poi se premendo qui sulla matita, se ne possono aggiungere tutte queste qui che si trovano, vedete, al di sopra della linea. Con il pulsante della rotella vado nelle impostazioni, qui praticamente nei miei luoghi posso, vedete, attivarlo e andare quindi a inserire casa, ufficio, poi rete internet, qui praticamente vedete c'è il dual sim, perché il telefono è dual sim, ha due slot dove posso mettere o due sim, nano sim, oppure una sim e una scheda di memoria. Poi posso cambiare il tema di una sim e dell'altra fra due temi differenti. Qui c'è wifi, poi c'è dati mobili, vedete qui mi dice quanti dati ho utilizzato per ogni applicazione, oppure andare a limitare. Poi c'è le impostazioni chiamate, qui c'è la segreteria, blocco chiamate rifiuto con messaggio, rispondi e termina chiamate, oppure altre impostazioni. Qui vedete posso fare, mostrare chiamate vocali mentre vedete in un'app, poi si mette floating bar che vedremo più avanti, pop-up e schermate principali sono in entrata, poi la vibrazione quando la chiamata in uscita ottiene risposta, la vibrazione quando termina la chiamata e così via. Qui ho altre impostazioni tipo movimento, vedete posso rispondere alla chiamata in arrivo mettendo il telefono vicino all'orecchio, oppure capovolgere il telefono per mettere a tacere le chiamate in arrivo. E poi deviazione, beh. Poi c'è il tethering, qui posso attivare il tethering USB, hotspot wifi, il tethering Bluetooth, la modalità aereo, poi qui reti mobili, VPN, il DNS privato. Quando riguarda i dispositivi connessi, qui invece c'è il Bluetooth, poi c'è la condivisione dello schermo, l'NFC, l'Android Beam, che consente la condivisione di contenuti di app o file tenendo i dispositivi uniti, quindi prendo due telefoni vicini, il pannello di condivisione, poi c'è la condivisione file con un computer dispositivo LG, il server multimediale tramite il DLNA, l'LG AirDrive per le patente per gestire i contenuti in un computer in modalità wireless mediante però l'account LG, poi c'è il mirror link soprattutto per le auto e poi c'è la stampa, si può impostare la stampante wireless. Poi c'è il suono, qui praticamente vedete posso scegliere profilo audio, suono, vibrazione silenzioso, il volume, qui vedete posso utilizzare i tasti volume per i media, regolare quindi il volume dei media con i tasti default. Poi c'è vabbè, le suonerie, il suono di notifica, vedete posso scegliere tutti questi suoni e tutte queste suonerie, la suoneria con la vibrazione, poi la suoneria contatto, cioè ogni contatto posso dare una suoneria diversa, poi lampeggio il flash per esempio quando arriva una telefonata, non disturbare, vedete qui posso scegliere ovviamente anche una pianificazione, andarla, puoi selezionare le priorità e così via. La potenza vibrazione, vedete qui posso la potenza di vibrazione per ricezione di chiamate, notifiche e vibrazioni al tocco. Poi qui ci sono poi suono della tastiera dell'LG, suono touch, suono di blocco schermo. Poi c'è il display, qui vedete posso scegliere i vari sfondi, ordinare le app, nascondere le applicazioni. Vedete qui posso nascondere le varie applicazioni. La ricerca, scorrendo infatti verso il basso della schermata iniziale. E poi lo sfondo lock, cioè impedisce che le app e i widget vengano riorganizzati o rimossi, cioè si può bloccare lo schermo. Poi qui c'è il carattere, quindi qui posso scegliere il grassetto, i vari font. Poi vabbè, qui c'è il new second screen, posso scegliere vedete, come vedere il display secondario. Posso scegliere, vedete, personalizzato, posso cambiare, vedete, i colori. E poi posso scegliere, vedete, quando scelgo personalizzato si evidenzia anche qui angoli dell'app, vedete, posso mettere queste due. Poi c'è l'Always On Display, vedete che posso attivarlo sempre oppure per un timeout giornaliero. La vista comfort, ci riduce l'affaticamento, posso anche questo pianificarlo.
La modalità notte, anche qui vedete, potete utilizzare la modalità notte, il tema diventa scuro, anche qui la pianificazione, colore dello schermo automatico, però scegliete cinema, sport, gioco, poi c'è il potenziamento della video, cioè quando guardi i video a schermo intero sono i colori più luminosi e vivaci, il ridimensionamento delle app, qui posso scegliere praticamente la dimensione, vedete? Posso scegliere per esempio Razzle, originale, a 16 noni, a 16.7 noni, a schermo intero e così via. Poi c'è dimensione del display, vedete, qui posso scegliere le dimensioni, vedete, diventano le icone più grandi, più piccole. Poi c'è la luminosità, vedete, questa è la luminosità massima, oppure posso scegliere automatico, vedete, si riduce al 40% perché ovviamente siamo di giorno e non c'è bisogno di così molta luce. Poi qui c'è il timeout schermo, posso scegliere da 15 secondi fino a 10 minuti, lo screensaver, la vista mini, cioè, vedete, posso ridurre lo schermo e utilizzarlo con una sola mano, vedete, si riduce. Poi c'è blocco schermo e sicurezza, qui vedete c'è il trovo il mio dispositivo, vedete aggiornamento di sicurezza del 1 gennaio 2020, qui c'è il blocco schermo con PIN ed impronte digitali, poi le impostazioni di blocco con sicurezza, il blocco timer, mostra blocco, lo smart lock, cioè tiene il telefono sbloccato con un dispositivo logo di fiducia, blocco del contenuto, la posizione, impostazioni di blocco SIM, Trust Agent, accesso all'utilizzo e così via. Poi c'è l'estensione, qui c'è la Smart Doctor, questa maniera mi dice, vedete, una specie di ottimizzazione del telefono, posso fare una diagnosi, vedete? L'esecuzione test hardware mi dice quindi quando ho di memoria libera, in questo caso sono 128 giga e 6 giga di RAM. Poi c'è il context awareness, qui praticamente vedete posso mettere a seconda dello scenario, vedete posso per esempio quando vado a casa posso selezionare, vedete, un profilo audio, il Bluetooth, wifi e così via. Poi c'è il gaming, la registrazione della schermata che sto facendo in questo momento, dual app, queste sono le 4 app che posso utilizzare praticamente con il secondo account, c'è Facebook, Messenger, Skype e WhatsApp. La floating bar, che è questa qui che ho attivato, vedete questa qui, questa freccetta che c'è in alto a destra, che se vado a cliccare, vedete, mi va nel capture memo, nella fotocamera, qui mi va nella floating bar, perché vedete posso attivare varie, vedete come la cattura dello schermo, lo schermo intero, la GIF, qui posso, vedete, mettere i contatti preferiti e qui il lettore musicale, infatti cliccando, vedete, floating bar, posso attivare tutte queste. Poi c'è i collegamenti, qui praticamente ci sono i vari gesture, per esempio il tasto di accensione 2 volte apre la fotocamera, tasto volume su per aprire capture più, apri fotocamera 2 volte, il tasto volume giù e così via. Poi c'è T-Talk Talk, cioè per attivare lo schermo basta cliccare 2 volte sullo schermo, l'aumentare la sensibilità al talk, cioè in caso di una pellicola di vetro posso aumentare la sensibilità dello schermo. Poi c'è il benessere digitale e controllo, vedete qui posso utilizzare le app per il fitness, controllo genitori, app e notifiche, qui ci sono tutte le app installate, vedete, dice il tempo di utilizzo, posso anche inserire un timer per bloccare ovviamente un'app dopo un certo intervallo di tempo, poi c'è tutte le autorizzazioni, le applicazioni predefinite e così via. La batteria, qui c'è il risparmio energetico, mi dice quindi quanto ho consumato di batteria ogni singola applicazione, posso inserire la percentuale, ricarica ottimizzata, la batteria adattiva, poi c'è l'archiviazione che mi dice tutto lo spazio che ho occupato, vedete, dalle varie applicazioni, posso anche liberarlo. Poi qui c'è la parte di account e Google, l'assistente, poi c'è il sistema, centro aggiornamenti e qui c'è l'accesso facilitato nel caso di persone, vedete, che hanno problemi di visione, di udito, movimento e cognizione e così via. Vi faccio adesso vedere con questo pulsante nella floating bar, vedete, se io vado adesso a
cliccare qui, questa è la GIF. Se io vado invece a cliccare qui, questo praticamente va a catturare lo schermo. Vedete, posso spostarlo utilizzando i trattini che si trovano al centro, oppure negli angoli, vedete, lo vado a ingrandire o diminuire. E poi lo vado a salvare nella galleria. L'altro praticamente, vedete, questa è la cattura estesa, che funziona praticamente soltanto non sul desktop. Vedete, se vado in Play Store e faccio una cattura estesa, vedete, praticamente mi fotografa tutta la pagina. Posso ovviamente anche fermarlo, vedete, toccando si ferma, mi esce, premo sul visto, la salvo nella galleria, e quando vado nella galleria, vedete, mi esce la foto, posso andare a ingrandire e poi scorrere. Se vado nella parte, vedete, a sinistra, una specie di shelf di tutte le notizie, poi cliccando su aggiornamenti, vedete, mi esce, vedete, tutta l'assistente vocale. Se mi trovo sul desktop e clicco qui, accendo, tengo premuto, posso entrare, vedete, c'è i widget, c'è lo sfondo e il tema, che posso andare anche a scaricare dall'applicazione LG, oppure posso impostare la schermata home, vedete, c'è, posso fare due tipi, home oppure home e menu. Cioè home vuol dire che sono tutte sulla pagina iniziale, home e menu nel senso che vedete, devi entrare e ve le fa vedere in ordine alfabetico. Poi c'è sfondo, effetto scorrimento schermo, vedete, pagina, brezza, panorama, vedete, così, panorama, così e così via. L'aspetto delle icone, anche qui posso scegliere originale, quadrato, arrotondato, con sfondo e così via. Posso ordinare ovviamente le app in base ovviamente al nome, in ordine alfabetico, in base all'ordine di scaricamento. La griglia posso fare, vedete, un 4x6, un 5x5, un 4x4. Qui anche qui nascondo le applicazioni e la ricerca